fanno tipo 38 gradi, c'è un sole della Madonna. Hello, benvenuti nel primo video del canale. Oggi vi presento la mia nuova moto, la mia prima moto, NHX 125 della SIM, 125 monocilindrico, 4 tempi, è una moto con una potenza tra i 10 e gli 11 cavalli. Poi per tutti i dati tecnici vi lascio in descrizione il link, così ve li potete andare a controllare da soli. Pesa circa 150 kg, le sospensioni sono la cosa che mi ha colpito particolarmente. Noi abbiamo delle strade abbastanza accidentate qui, soprattutto fuori città. Serbatoio da 10 litri, da quando l'ho preso ho fatto il pieno e sono ancora circa a metà serbatoio con 230 km. Sembrerebbe che faccia almeno 25 km al litro. Se avete qualche domanda sulla moto, su qualcosa che non ho detto, qualche informazione più specifica, chiedetemelo nei commenti e in caso farò un secondo video dove rispondo alle domande. Oggi non è la giornata migliore per fare delle passeggiate, diciamo. Bollettino arancione per il meteo, non per la pioggia bensì per il caldo. Sfortunatamente non ve la posso far vedere nella massima potenza, anche perché sono in rodaggio, quindi i primi 1000 km mi hanno consigliato di non portarla a più di 70 km orari, quindi cercherò di andare pianino per questi primi tempi. Una volta finito il rodaggio testiamo anche la velocità massima effettiva. Prima volta che la porto in montagna, quindi oggi ci divertiamo. Ha un ottimo freno motore, l'on-off è veramente importante, appena si decelera la moto rallenta. Per iniziare a portarla mi ci è voluto veramente poco tempo, è una moto semplice, intuitiva, è abbastanza facile da portare. Non ha nulla da invidiare alle concorrenti, l'unica cosa che ha in meno rispetto a quella delle grandi case probabilmente è il prezzo. Nuova con casco, assistenza stradale e garanzia per 4 anni viene a costare 2600 euro. Ho fatto un giro un po' strano, ma va bene lo stesso, insomma siamo arrivati dove dovevamo arrivare. La moto, come avete visto, si presenta esteticamente aggressiva e interessante. Sinceramente sembra più grande di cilindrata di quanto poi effettivamente non sia. Il suono inizialmente non mi aveva particolarmente colpito, ma è una cosa che sta andando a migliorare. Aveva un tono molto alto, mentre invece adesso sta iniziando ad acquisire un tono più basso. Tornante. Sì, ma è una marca taiwanese che nel mondo sta iniziando a prendere piede. Ho visto su internet che vendono circa 600.000 moto l'anno, fanno principalmente scooter, di moto hanno 225, questo qui è la gemella NHT, è una moto da cross. Sinceramente preferisco questa qui sia da un punto di vista estetico sia per l'uso che ne faccio. Però vedo che c'è molta gente a cui piace, quindi è una valida alternativa. Poi questa è questione di gusti, dipende da quello che volete fare con la vostra moto. Ci giriamo, torniamo indietro. Spostarla a piedi
quando c'è un po' di salita, un po' di discesa è complesso. Sì, è vero, pesa poco, ma 150 kg da spostare non sono mai una cosa comoda. La posizione di guida è comoda, ma un pochino il problema che si riscontra è il vento. Quando si ha il vento contro a una velocità sui 70 km/h si fa sentire. Il vento insomma tende a spingerti indietro, quindi dopo un po' si fatica. Però insomma nulla di insopportabile. Ho visto su internet un po' di video su questa moto, la facevano arrivare sui 110, 120, poi la proveremo. È raffreddata d'aria, ma non so quanto questo funzioni quando fuori ci sono 40 gradi, cioè, spero che non prenda fuoco perché è una giornata caldissima. La sensazione è quella di avere un phon che mi spara contro tutto il tempo. Fortunatamente il nostro giretto in montagna sta già finendo, ma è anche ora di andare a mangiare. Prima avevo fatto una strada che mi faceva allungare un pochetto, ma insomma ne è valsa la pena, era carina. Adesso dico così solamente perché avevo sbagliato strada, perché non mi ricordavo questa. Che dire, tutto sommato questa moto va da paura. Io non vedo l'ora di finire il rodaggio. Speriamo di non finire la benzina prima di essere arrivati. Che sì, queste due tacche sono scese velocemente. Ah no, ce n'ho ancora due, dai. Poi quando entro in riserva mi fermo. Un po' di vento. Finally! Mi raccomando, iscrivetevi per seguire altri giri insieme. Ora manca un po' di tempo a casa, una strada divertente, tutta dritta e piena di buche tra l'altro. È figo il casco che danno in dotazione, c'ha dentro integrati gli occhiali da sole che si abbassano con una leva, veramente comodo. Il momento della prima accensione è stato veramente emozionante. Come avete potuto vedere dal video, un ingresso USB davanti dove si può caricare il telefono. Sul display si possono vedere il contagiri in alto, la marcia che abbiamo ingranato in questo momento, i chilometri, il trip, l'orario, e si può alternare con la batteria, fa vedere quanta batteria residua rimane. Questo sì che è comodo. Qui fanno dei sorpassi pericolosissimi per poi andarsi a fermare al semaforo rosso. La razza più pericolosa, il giallista. Colui che a 600 km/h quando scatta il giallo passa. Oh mio Dio, ma mi sono accorto che il microfono era scivolato fuori del casco. Cioè non si sarà sentito nulla chissà da quando. Più avanti andremo a fare giri un po' più lunghi. Adesso piano piano sto prendendo la mano a portarla, diciamo ogni giorno mi allungo di un po'. Mio Dio, quante buche! Sistema di frenata CBS. Quando si frena con l'anteriore e la moto frena contemporaneamente con la stessa potenza sia davanti che dietro. Questa rotonda è brutta. È più un ovale che una rotonda, a dire il vero. Eccoci qua. Rientriamo alla base. Apriti, apriti. Sto morendo di caldo. Ciao motina, ci vediamo al prossimo video.